Signore e signori, buonasera, buongiorno, bentornati in questo nuovissimo video di Roller Coin, dove insieme andremo a vedere tutte le novità sul sito, o almeno una buona manciata di novità sul sito, cosa ci porta la nuova Season 14 Harvest Time, ed un po' come sta andando avanti Roller Coin e tutte le novità da sapere per migliorare la nostra strategia e la nostra avventura. Prima di cominciare, come sempre però, volevo ricordarvi che in descrizione trovate tutti i miei link social, quindi Instagram, Discord, Twitch, oltre ad un link per iscrivervi a Roller Coin, ottenere 1000 satoshi di benvenuto e supportare il canale, quindi grazie. Inoltre volevo dirvi che per magari portare video un po' più spesso che non mi richiedano tante ore di editing, volevo sapere se video come questo, un po' più blando, sciallo, senza troppo editing o troppi dettagli, vi potesse comunque piacere, giusto per farvi arrivare le informazioni e messaggi e portare avanti questa serie e tutte le altre che ho sul canale, quindi fatemelo sapere con un commento. Fate tutte le premesse, iniziamo effettivamente il video, quindi andiamo a vedere cosa c'è in questa nuova stagione. La stagione Time to Harvest, o Harvest Time, si basa sulla fattoria e sul farmare cose, quindi anche un po' in linea con quello che è il sito, e vediamo immediatamente nel riepilogo delle novità della stagione cosa c'è. Abbiamo un increase dei blocchi che verranno minati ogni 10 minuti, insomma sapete come funziona il sito, un nuovo season pass rinnovato con tante nuove novità e reward da ottenere, e un update del season store e generale del sito che portano tante novità e cose a cui fare attenzione o sapere. Come abbiamo detto, come prima cosa ci sono l'increase o aumento dei blocchi. Infatti fino al 24 luglio tutti i blocchi che andremo a minare e che sono presenti sul sito aumenteranno del 10%, quindi guadagneremo il 10% in più su Roller Coin fino al 24 luglio. Oltre a questo, semplice notizia ma ben accettata, andiamo a vedere le informazioni aggiuntive del nuovo Season Pass. Il Season Pass, come possiamo vedere, ci porta 3 nuove novità a cui tenere più conto, come un totale di 30 petahash al secondo di potenza più il 25% di bonus power se utilizziamo tutte le meccaniche come il merging ed altro. Vi ricordo tutte le mie guide in descrizione, anche se le cose stanno un po' cambiando. 4 nuovi miner, di cui possiamo acquistarne 6 ciascuno, facilmente mergiabili per avere più potenza, più bonus, più guadagni, ed un unico ultimate set che possiamo collezionare completamente gratuito. E vedremo come. Il totale da spendere nel Season Store sarà di 3280 RST per guadagnare e comprare tutte queste cose che abbiamo detto, ed inoltre, questa è una piccola novità per voi che volete completare il Season Pass, possiamo acquistare l'autocomplete di esso con qualsiasi criptovaluta presente nel sito, disponibile nel sito. Poi ci comunicano che piano piano stanno implementando una feature che ci permetterà di acquistare qualsiasi cosa o qualsiasi componente o oggetto nel sito con qualsiasi criptovaluta ci venga meglio. Quindi molte cose non saranno più limitate ad una singola criptovaluta o qualcuna specifica, ma saranno disponibili da ottenere con tutte le criptovalute sul sito. Infine, come abbiamo detto, sono presenti questi ultimate sets da poter ottenere gratuitamente per potenziarci, che fanno parte di una nuova feature che hanno recentemente annunciato, che andremo a vedere dopo, per permetterci di guadagnare ancora più potenza questa stagione e la prossima. Ottenere tutti questi set ci darà molta più energia che ottenere tutti i singoli componenti del set assieme, e ottenere tutti questi item ci daranno 2 livelli bonus combinati alla loro potenza pura, raw power. Quindi andiamo insieme a vedere i 3 set, Golden, Silver e Bronze. Il Golden Farm set ci dà a livello 1 2% di bonus power, a livello 2 7% di bonus power, e consiste nel Golden Organic Rack da 8, Golden Carrot, Golden Echinopsis, Golden Tomato e Golden Melon. Il Silver Farm Set invece, che ci dà a livello 1 2 petahash di energia e a livello 2 3 petahash di energia, consiste nel Silver Organic Rack da 8, Silver Berries, Silver Cabbage, Silver Mulberries e Silver Wheat. Mentre l'ultimo, un po' meno potente ma comunque che non schifiamo, Bronze Farm Set, ci dà a livello 1 1,5 petahash di energia e a livello 2 2,5 petahash di energia. Consiste nel Bronze Organic Rack da 8, Bronze Corn, Bronze Tomato e Bronze Blueberries. Il set più semplice da ottenere, anche perché consiste solamente di 4 elementi, quindi non male. Portarli tutti assieme nella nostra stanza ci darà un totale di 9 petahash di energia pura
aggiuntiva. E, nota molto importante a sapere, il Bronze set sarà completamente disponibile nel Free Season Pass, quindi tutti i giocatori saranno in grado di ottenerlo. Questo è l'inizio e i primi set che portano sul sito, quindi non fanno schifo e li accettiamo molto volentieri. Il Season Store invece, come possiamo vedere, è stato aggiornato. Questi sono tutti i miner presenti adesso sul Season Store da comprare o da ottenere nelle casse, e ci dicono che questa sarà una stagione da ricordare con tutte le nuove novità, modifiche, update che arrivano sul sito. Quindi questa è l'overview generale sulla stagione e di tutte le più importanti, tra virgolette, perché c'è qualcosa di molto più importante che arriverà. Altre novità estremamente importanti che ci sono state sul sito in questo periodo sono state delle patch note di maggio, su cui però non ci andremo a soffermare essendo abbastanza vecchiotte, un refresh dell'intera UI sulla gestione delle stanze e come queste vengono utilizzate, e 2 dev diaries con grandissime novità ed informazioni come quella presente nel volume 11, che porta una delle feature più importanti del sito, cioè la rimozione del bonus ottenuto dai miner che abbiamo nel nostro inventario. Andiamo quindi a leggerlo e vedere come funziona e cosa ci dicono. Come vediamo, fin da subito ci parlano del fatto che sarà rimosso l'inventory bonus dalle nostre stanze a partire dalla Season 14, quindi Caz Cappennello con oggi, che inizierà il 16 luglio, e che è un'enorme modifica che sarà game changer, ovviamente, e impatterà tutti i giocatori sia dai più piccoli che ai più grandi. Oltre a questo, però, per aiutarci comunque a riprendere energia e a guadagnarne e non essere distrutti dalla novità, ci saranno un po' di piccole attività presenti sul sito e che implementeranno, che ci aiuteranno a riorganizzare le nostre stanze e ad affrontare al meglio la cosa. Quindi, sommario di questa nuova novità e di questo Dev Diaries, come questa nuova funzione andrà a impattare il gioco, e novità aggiuntive come un burning event e merge discounts che sono stati presenti sul sito. Quindi andiamo a capire perché hanno fatto questa modifica e come mai è importante. Il motivo principale per cui hanno voluto portare questa modifica è che volevano cambiare il gameplay sul loro sito e lo stile di gioco da un accumulare tutti i possibili miner che arrivavano sempre più nuovi e guadagnare bonus da essi tenendoli nell'inventario, ad un gioco più strategico che si basa su come utilizziamo al meglio le nostre stanze e quale miner posizioniamo in modo da ottenere il massimo tra energia e percentuale di bonus. A mio parere una buona idea, una cosa molto utile che ci permetterà di vedere il gioco in maniera diversa e di portare una ventata di fresco e novità alla nostra avventura. Inoltre parlano degli eventi che ci dovremo aspettare in fronte a questo cambio, che sono Major Burning Event, quegli eventi in cui consumiamo i nostri miner per ottenerne di nuovi, quindi liberiamo in questo caso spazio dal nostro inventario dai miner che non utilizziamo più e non ci daranno più bonus essendo nell'inventario, per ottenere di nuovi che possiamo posizionare e guadagnare tutto il loro bonus, oltre a dei merge discount per portare tutti i nostri miner a livello inferiore e con meno percentuale di bonus o nulla percentuale di bonus a un livello superiore per diventare utili e occupare meno spazio nelle nostre stanze. In particolare nei Burning Event apporteranno delle modifiche al tempo in cui i nostri miner andranno ad essere bruciati per ottenere monete con cui acquistarne nuovi. Infatti il tempo di bruciatura, o insomma il tempo in cui questi miner verranno bruciati e trasformati in monete, sarà ridotto a semplicemente un'ora per permetterci di smaltire la più grande quantità di miner possibile, e qualche modifica al Burning Shop per ottenere miner un po' più unici ed incredibili, in modo che il nostro tutto questo smaltire miner vecchi ci porti delle vere nuove novità e bestie, come si può dire, nella nostra stanza e avventura. Inoltre ci saranno anche dei discount sui merge, che tra l'altro adesso sono anche stati cambiati, con un grande sconto del 50% sulle tasse o costi dei merge e quantità di parti necessarie per effettuare i veri e propri merge. Quindi insomma stanno portando proprio il sito ad un nuovo mondo e a una nuova struttura per permetterci di giocare al meglio ed anche avere un gioco un po' più attivo sulle nostre stanze e i nostri miner e non più passivo di raccolta. Quindi a mio parere ottima scelta, buona implementazione, spero che tutti voi ne facciate buon uso. Il secondo invece Dev Diaries di cui andremo a parlare oggi, cioè il volume
12, che parla della stagione 14, contiene, come possiamo vedere nel sommario, la presenza di questi Ultimate Set, scusate, di cui abbiamo parlato prima, di come funzionano, ma adesso lo vedremo più nel dettaglio. Nuovo sistema di quest, per tutti voi che sono stanchi di ripetere sempre le solite attività ogni giorno e ogni settimana, inventory bonus cut e altre. Partendo quindi dagli Ultimate Set, come vediamo, andiamo a scoprire precisamente come sono e come funzionano. Praticamente gli Ultimate Set consistono di, come abbiamo visto prima, guadagnare e ottenere tutti i miner di un certo set per ottenere uno o due livelli aggiuntivi di bonus o energia da esso senza dover posizionare altri miner o rack. Come possiamo vedere qua sotto, collezionare un intero set non solo è figo a livello grafico, se a qualcuno piace guardare le proprie stanze, ma inoltre ci donerà tanti bonus, in questo caso per ora solo 2, da ottenere e impilare insieme agli altri. Ognuno di questi bonus però richiede un certo quantitativo di parti del set da avere e montare assieme sullo stesso rack, precisamente il livello 1 e il livello 2 come abbiamo visto. Quindi per il livello 1 avremo bisogno di tot elementi di quel set messi assieme, invece per il livello 2 avremo bisogno di tutti gli oggetti di quel set messi assieme. Continuano dicendo che nel rilascio di questi Ultimate Set ci saranno solo due tipi di bonus garantiti, cioè potenza e percentuale di bonus, ma che nel futuro vogliono portare altre meccaniche e altre novità per dare altri tipi di bonus e guadagni nel completare totalmente o parzialmente questi tipi di set. Successivamente arrivano a parlare delle quest o missioni giornaliere e di come queste sono state cambiate e refreshate. Non ci sono più i giorni delle quest giornaliere e della stagione, ma adesso sono tutte unite assieme e il loro completamento conta sia in quelle giornaliere che quelle stagionali. Ogni giorno, come vediamo è scritto qui, invece di avere un grande assortimento di quest da ottenere o completare, ne otterremo 3 randomicamente. Nel caso le completassimo tutte e 3, otterremo una quarta quest bonus aggiuntiva che sarà più semplice da completare e avrà una ricompensa maggiore. Però attenzione, perché adesso ogni quest o missione arriverà con più di un singolo reward da ottenere. Poi ovviamente i possessori di un Golden Pass avranno qualche piccolo aiuto, infatti come vediamo qua gli utenti con un Golden Pass avranno 4 quest giornaliere invece che 3, in modo da avanzare più velocemente nel Season Pass e nelle loro quest. Quindi giustamente per chi paga di più e compra il Season Pass o Gold Pass ci sono dei vantaggi aggiuntivi, ma non solo questo. Infatti nel caso non siamo nel mood o becchiamo delle quest brutte che non ci piacciono, con una piccola quantità di RLT spesa potremmo rirollare o insomma mischiare, ottenere delle nuove quest o task in modo da cercare di ottenere qualcosa di più facile e fruibile. Non solo questo, però questa è la seconda riga evidenziata, con un piccolo quantitativo maggiore però di RLT, mi pare un RLT ciascuno, potremmo completare direttamente una quest senza dover fare nulla. Quindi chi è straricco ed è strapieno di RLT può completare tutte le quest in un attimo e andare avanti. Inoltre anche le quest settimanali hanno ottenuto dei cambiamenti, infatti adesso sono più intuitive e semplici tra virgolette. Ora le weekly quest si basano su accumulare daily quest completate, sia normali che gold. Nel caso abbiate acquistato il Gold Pass sono contate nelle vostre weekly quest, e più diligenti e attivi e continuativi siamo, maggiori saranno le nostre ricompense. Completare infatti tutte le weekly quest ci daranno un totale di 1300 RST a settimana, senza contare le ricompense aggiuntive che otterremo dalle daily quest. Ci dicono inoltre di non preoccuparci se non vogliamo giocare ogni giorno il sito e spenderci tutto il tempo, dal momento che hanno ribilanciato un po' le quest, e anche se avremo 1 o 2 giorni off alla settimana o qualcosa di più, riusciremo a mantenere la stessa costanza e progresso durante tutta la season per ottenere i nostri reward che avevamo immaginato e ipotizzato e non perdere il ritmo. Infine, come abbiamo già citato e parlato prima, parlano del bonus removal del nostro inventario. Infatti sarà eliminato, anzi è già stato eliminato. Ci ricordano che Burning Events e Merge Discounts sono presenti sul sito per aiutarci in questa transazione, dall'avere l'inventory bonus a no, e che purtroppo ci sarà un piccolo delay nell'autoset aggiornato alla rimozione dell'inventory bonus, perché le sta prendendo un po' più di tempo per essere completato e essere veramente la cosa più efficiente, dal momento che, come ho detto prima, con il revamp dell'UI e tutto, l'autoset adesso è molto più utile e veloce
e pratico. Detto questo, tutto questo mio marasma e pappardella, il video è giunto alla fine. Questi erano i punti e le novità più importanti presenti sul sito a cui tutti dovreste fare attenzione, soprattutto voi giocatori costanti. Vi chiedo scusa per la mia assenza, ma la vita è complicata e quindi non ho avuto tutto questo tempo per fare video. Fatemi sapere se questo nuovo format un po' più sciallo, più privo di editing, per permettermi di fare video più velocemente e con più costanza, vi piace e può piacere anche per Galaxy Life o COD o qualsiasi altro gioco mi verrà in mente. Vi lascio una piccola kick tra le novità, che è Roller Tap, questo nuovo tap game come vengono identificati, in cui semplicemente cliccando sul vostro schermo tramite un bot di Telegram potete ottenere delle monete che saranno successivamente disponibili da essere convertite su Rollercoin, ma ne farò un video a parte, questo video è già abbastanza lungo. Intanto dateci un'occhiata, lascerò il referral anche di questo nella descrizione. Io vi ringrazio tantissimo per la visione, vi auguro un fantastico resto della vostra giornata, vi do un grossissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!